Ciao, sono Giulia. Giulia K. Oggi vogliamo raccontarvi una storia complessa, intricata, una storia di una ragazza e della sua famiglia che ha vissuto l'Italia dilaniata dalla guerra, dalla persecuzione e dalle bombe. Atrocità che pensavamo ad oggi di raccontare sempre e comunque come storia, come eventi passati, ma che purtroppo non è così. Oggi stiamo vivendo un'altra guerra, un'altra atrocità, e questa storia di fatto assume ancora di più valore e significato proprio per questo motivo. La ragazza protagonista di questa storia si chiama Giulia K., figlia di un ufficiale di alto rango delle SS, Eric K., e l'italiana Irene. Il dramma che vivremo nel videogioco prende forma a San Casciano, in Val di Pesa, un piccolo paese vicino Firenze, famoso per le sue campagne rigogliose di vitigni e oliveti. Lì, un po' fuori dal paese, vicino ad un lago, si trova un casale, ed è proprio in questo casale che la famiglia K si è rifugiata. Questo è il contesto che viviamo, ma siamo sicuri che ciò che viviamo corrisponda alla realtà, e siamo sicuri che a parlare sia veramente Giulia. Il punto fondamentale di questa vicenda non è la storia in sé, ma è ciò che scaturisce la storia che vivremo in Martha is Dead. La mente umana è capace di grandi cose, ne siamo la prova. Tutto ciò che quotidianamente utilizziamo o viviamo è frutto in gran parte della mente umana e della sua evoluzione nei secoli di storia. Si dice che la mente è creatrice. La creatività è forse il concetto più complesso e affascinante dello studio della mente dell'uomo, ed è proprio per questo a volte che se la persona subisce un trauma particolarmente intenso, la stessa mente può creare anche una realtà fittizia dove rifugiarsi, una realtà che neanche la persona stessa riesce a riconoscere come creazione. Il famoso confine tra realtà ed immaginazione. Avete presente quando vi svegliate da un sogno incredibilmente intenso e avete quel momento nel quale non riuscite a distinguere se quel sogno così reale sia realmente accaduto o meno? Tutto fa parte della nostra mente, ma a volte questa può giocare dei brutti scherzi. In Martha is Dead, per la prima volta, viviamo tutto questo. Viviamo dentro la mente di Martha e anche quella di Giulia, dentro una mente creativa, una mente deviata da un trauma familiare, una mente che sfoga tutto il malessere e le ferite subite in una realtà cruda, fatta di omicidio, vendetta, tristezza e amore. Attacchi terroristici, guerre, bombe, incidenti aerei, stermini di massa, ma anche terremoti, inondazioni, violenze fisiche e altri tragici eventi. C'è un fil rouge che collega tutte queste situazioni. L'effetto sulla salute mentale delle vittime, dei sopravvissuti e delle loro famiglie e conoscenze. Lo stress post-traumatico, detto anche PTSD, è infatti una forma di disagio mentale che si sviluppa in seguito ad esperienze fortemente traumatiche. Martha è nata dopo un parto difficile, dove la madre ha rischiato la sua stessa vita. Questo evento segna la madre, inducendola ad un comportamento di amore e odio nei confronti della piccola, inducendola in atti folli e atroci e alla stessa violenza che porteranno la piccola vittima a somatizzare tutto questo. Porteranno Martha a non parlare più e a rifugiarsi in se stessa, chiudendosi totalmente. La mente però cerca sfogo in tutto questo e crea per autodifesa una realtà che fa sua in toto. Crea Giulia, sua sorella gemella, la persona a cui vuole più bene al mondo, la rappresentazione di tutte le sue frustrazioni ed angosce, della sua rabbia nei confronti della madre Irene, ma al contempo dell'amore che non è mai riuscita ad ottenere veramente. Giulia è la sorella con la quale condividere passioni ed esperienze per estraniarsi e uscire dalla brutale quotidianità di una famiglia con un padre completamente assente ed una madre folle. Giulia è Martha e Martha è Giulia, sorelle gemelle nate all'interno della stessa persona. Nel frattempo Martha cresce, la madre supera i demoni del passato e Giulia cresce insieme a Martha. La povera Martha torna anche a parlare dopo che la madre per la prima volta
le dimostra amore ed affetto. Ed è qui che la mente prende il sopravvento. Giulia, la personificazione della rabbia che Marta ha provato per lungo tempo, inizia ad insidiarsi sempre più e a divenire gelosa dell'amore che ora Marta sta ricevendo. Ora Marta è la figlia amata che riesce a godere dell'amore della famiglia e Giulia è il passato, il dolore, la frustrazione ed ora anche la gelosia nei confronti di sua sorella, nei confronti della felicità. Ricordiamo che tutto ciò vive costantemente nella mente di Marta e ad un certo punto Giulia decide di prendere in mano le redini della situazione. Anche Giulia vuole vivere di quell'amore e non può far altro che mettere da parte Marta, uccidendola, mettendola nuovamente a tacere. Ho ucciso io mia sorella. Ho fatto di tutto per nascondere la realtà. Ho ucciso mia madre. Ma lei era innocente. E io? Il mostro sono io, non lei. Ma agli occhi degli altri, chi ha ucciso Marta? È stata vittima del conflitto mondiale, quindi colpa del contesto che sta vivendo, o è stata la madre che direttamente o indirettamente ha creato Giulia e di per sé lo stesso carnefice? Beh, tutte le prove nella mente di Giulia portano alla colpevolezza della madre. L'origine del suo stato di malattia e della sua condizione, una madre che nel tempo si pente di ciò che aveva fatto e che è costretta poi, data la forte instabilità, a mandare la figlia in un manicomio. Tutto ciò viene fatto capire alla fine del gioco, in una rivelazione che viviamo all'interno del subconscio di Giulia, perché noi viviamo sempre il punto di vista di Giulia, ma che in realtà è il punto di vista di una personalità che Marta ha creato. Un momento che ci ha colpito veramente nel profondo dell'animo. Giulia si rende conto della sua condizione nel momento nel quale capisce che la colpa di tutto ciò è sua. La colpa di aver visto la felicità di Marta svanire per mano sua. È Giulia che ha dato il colpo di grazia a Marta, come se tutto ciò che Marta rappresentava non meritasse di vivere, come se Marta stessa non meritasse la felicità. Nel finale del gioco, nel momento di lucidità nel quale Giulia si rende conto della realtà che la circonda, del fatto di vivere solo nella mente di un'altra persona che ora è in un manicomio per la sua condizione psicologica, è proprio in quel momento che riesce a guardare lucidamente dentro di sé, vedendo una persona a pezzi, dilaniata dalle sue esperienze e dal suo autolesionismo e soprattutto non riuscendo più a vedere amore e sostegno nella sua vita. In quell'istante decide di farla finita per entrambe. Un atto atroce, dettato dalla completa solitudine affettiva e dalla rassegnazione. Una volontà di liberarsi di tutto quel dolore una volta per tutte. Un finale che noi videogiocatori vorremmo cambiare e che in questo caso, nonostante i tentativi, non riusciamo a fare. Avrei voluto chiedere aiuto, ma ero sola. Questa è la mia storia. Grazie per essere qui, di avermi ascoltata. Ora sono pronta per andare. Quando arriveremo a casa? Questo videogioco non è una semplice esperienza, è un viaggio interiore che ci lascia un vuoto enorme e al contempo ci riempie totalmente. Ci riempie di quella consapevolezza che tutto ciò che abbiamo vissuto nella mente di Marta e di Giulia è vissuto ogni giorno da tantissime persone nel mondo, persone che hanno bisogno solo ed esclusivamente di una cosa: amore e sostegno. Marta is Dead è un messaggio di aiuto da parte di tutte quelle persone che non riescono a chiederlo, ma che ne hanno bisogno. Il finale, come tutto il nostro racconto, è un'interpretazione di quelle che sono state le nostre sensazioni e il nostro vivere Marta is Dead. Magari molti di voi hanno interpretato il finale in modo diverso, alcuni potrebbero aver visto uno spiraglio di luce interpretando la morte e il suicidio della scena finale come la morte solo di Giulia e di conseguenza la guarigione di Marta, liberatasi dal suo problema psicologico. Questo è il bello di questo titolo. Forse il finale non è uno solo, perché cambia nella testa e nel cuore di chi lo ha giocato. Ecco perché, al netto di tutti i problemi e i limiti che questo gioco oggettivamente ha e possiede,
non possiamo non premiare quest'opera di LK Studios, un'opera che assume ancor più valore sapendo che è nostra, che è italiana, rendendoci ancor più orgogliosi e consapevoli che tali argomenti, tali tematiche siamo stati in grado di trasporle noi, con coraggio e determinazione, ma soprattutto con una grande sensibilità che forse tantissime software house estere, affermatissime e acclamate, non saranno mai in grado di fare. Tematiche che, seppur delicate, non dovrebbero mai essere censurate in nessun modo, anche perché il gioco ci consente comunque di saltare quelle scene così crude, consente all'utente più sensibile di evitare di vedere certe cose, certe immagini. Quindi una censura in questo caso per noi è una netta limitazione del messaggio che il gioco vuole inviare a tutti noi. La censura è sempre una scelta per noi sbagliata, ma soprattutto è sbagliata in questo caso. Grazie a LK Studios per questo viaggio e complimenti perché oggi stupire e rimanere intimamente nei cuori e nei ricordi di noi giocatori non è affatto semplice, ma voi ci siete riusciti. Magari il gioco non verrà premiato e prenderà voti medi, ma sappiate che per noi siete stati unici, molto più di tanti capolavori così definiti dalla critica del settore, e siamo orgogliosi di aver portato tutta la nostra esperienza di Martha is Dead qui sul canale. Giocate, vivete Martha is Dead e condividete questo video per far conoscere quest'opera a più persone possibili, perché di fatto non si tratta solo di un semplice videogioco. Grazie a tutti per la visione del video. Spero vi sia piaciuto e in tal caso spero che mettiate un bel mi piace e, perché no, magari iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, così da non perdervi video futuri. Noi ci vediamo alla prossima. Grazie ancora per l'attenzione.